Buongiorno a tutti e benvenuti! Cosa ne pensate di preparare insieme una bella insalata di polpo? Ci occorrono un polpo, una carota, alloro, pepe nero, sedano, prezzemolo, cipolla, patate, olive, limone, olio extravergine d'oliva. Cominciamo innanzitutto a preparare le nostre patate. Le laviamo, le posizioniamo all'interno di una pentola con abbondante acqua fredda. Saliamo l'acqua, questo servirà per insaporire le nostre patate. E accendiamo il gas. Intanto mettiamo sul fuoco un'altra pentola, molto capiente. Versiamo all'interno acqua, carota, alloro, pepe nero e cipolla. Ed ecco qui il nostro polpo. Questo è un polpo piccolino, è già stato lavato, abbiamo tolto il becco e abbiamo svuotato la sacca. Vedete? Quando l'acqua arriva a bollore, possiamo calare all'interno il nostro polpo, immergendolo e innalzandolo almeno per 3 volte. In questo modo i tentacoli si arricceranno. La cottura del polpo varia in base al suo peso. Ogni chilo avrà bisogno di 25 minuti di cottura. Questo è un polpo da 1 chilo, quindi lo farò cuocere per 25 minuti con il coperchio. Nel frattempo vado a preparare tutti gli altri ingredienti, quindi tritiamo al coltello il sedano. Spremiamo un limone. Lo versiamo in una piccola boule insieme allo stesso quantitativo di olio extravergine d'oliva, sale e prezzemolo tritato. Adesso prendiamo 2 forchette. Faremo una bella citronette, quindi un'emulsione. Guardate come cambia la consistenza. Perfettamente emulsionata. Tagliamo a quadrotti anche le nostre patate. E adesso, dopo aver fatto raffreddare il polpo nella sua stessa acqua, senza coperchio, quando il polpo è tiepido, possiamo procedere al taglio. È davvero tenerissimo. Vi consiglio di seguire questo metodo perché è davvero infallibile. E lo posizioniamo in un piatto di portata. Se volete, potete affettare anche la carota, così darà anche un bel tocco cromatico alla nostra insalata. Aggiungo il sedano, la citronette, diamo una bella mescolata, inseriamo anche le patate, le olive, e metto tutto intorno delle cozze che mi erano avanzate già da una precedente ricetta, cioè dalla paella. Ricordate che l'ho già fatta? La trovate sul canale nella sezione video. Bene, una piccola spolverizzata di prezzemolo per dare ancora di più un effetto cromatico e freschezza e la nostra insalata di polpo è pronta per essere gustata.
Bene, la nostra ricettina è terminata. Spero tanto che vi sia piaciuta. Ricordate, se volete sostenere il mio canale, di lasciare un like e se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci saranno tutti i giorni ricette davvero semplici e golose. Vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Una buona serata a tutti, ciao! Vi lascio qualche consiglio su qualche altra ricetta che ho già fatto, magari ve la siete persa. E tutti i link sono qua giù nell'info box, ciao!